Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Buongiorno a Buongiorno tutti. a tutti. Stamattina ci siamo svegliati con le mongolfiere che ci volavano sopra la testa. E voi direte, E dove siete sono? in Cappadocia? No! Sbagliato, non siamo in Cappadocia, perché le mongolfiere sono anche sopra questo bellissimo posto Che si chiama? Vediamo se lo sapete. Pamukkale O Pamukkale, Pamukkale. sempre il dubbio dell'accento. Avete visto già nelle immagini alcune vasche d'acqua, perché questo è un luogo molto famoso. Intanto volano gli elicotteri, perché qui volano deltaplani, mongolfiere, elicotteri. Stiamo entrando nel famoso sito di Hierapolis, che è appunto adiacente a queste bellissime montagne di cotone, o meglio castello di cotone, perché Pamukkale vuol dire castello di cotone. Tanto vola proprio sopra le nostre teste l'elicottero. Che tempismo ragazzi, appena accesa la GoPro. Voi pensate che sia facile fare i video? Abbiamo parcheggiato Charlie qui nel parcheggio dell'ingresso sud e già qui davanti a noi intravediamo le prime rovine. Guardate. Allora siamo qui all'ingresso, ora facciamo i biglietti per entrare e andiamo a visitare subito l'antica città di Hierapolis. Qui c'è tutta la mappa di quello che ci aspetta. Lo sapete quanti gradi c'erano stamani quando ci siamo svegliati? Faceva -2, -2. Me lo dici, vai, meglio. Abbiamo fatto i biglietti 700 lire a testa e quindi ora entriamo. Eh sì, ora scarico l'applicazione per leggere i QR code qui del circuito e poi ad ogni attrazione praticamente possiamo con il QR code e il numero collegato ascoltare la voce guida che ci spiega qualcosa. Cancelli varcati, qui ci sono anche tutte queste macchinine per andare in giro Caddy. accompagnati con i caddy per chi non vuole camminare, ma noi abbiamo un po' da fare ginnastica e quindi cammineremo un po'. E ora varchiamo l'ingresso alla città. Catapultati indietro in anni di storia, veramente. Ora inizia una lunga camminata. Poco dopo l'ingresso dell'entrata sud ci troviamo di fronte a quello che è, o meglio che era, l'edificio del Gymnasium, cioè la vera e propria palestra per come la intendiamo noi. È stato oggetto di recenti scavi, abbiamo letto nel cartello. Era molto grande, era un'ottantina di metri largo con un bel portico e le colonne doriche ne sono la testimonianza. Purtroppo nel VII secolo è venuto un forte terremoto e ne ha fortemente distrutto tutto l'edificio, insomma. Questo è quello che ne rimane. Come vedete c'è una strada da seguire, quindi il percorso è molto semplice e accessibile a tutti. Almeno per ora, finché non arriviamo a un bivio. Percorriamo adesso questo sentiero che ci porta dritti all'anfiteatro di Hierapolis. Bisogna dire che loro là sopra godono di un panorama privilegiato. Ma anche di un freddo tremendo, ragazzi. C'ho le mani congelate per tenerle fuori, per scattare le fotine. Noi meno male abbiamo i nostri giacchetti termici che si riscaldano come con una serpentina elettrica. Con Queco ragazzi, con Queco, una sicurezza. Visto che è freddo, ve li consigliamo, andate a vedere nel nostro negozio, nel link ci sono, con Queco. Hanno la loro batteria, semplice da usare, schiacciando il tasto all'interno col power bank si scaldano e vi dico che in queste temperature sono una gioia.
Come potete vedere, qui c'è la prima pettata da fare per raggiungere la sommità dell'anfiteatro. Tutto questo mentre questo elicottero continua a girarci sopra le teste. Sarebbe un'oasi di pace. Sì, infatti non capiamo queste scelte, sono scelte sicuramente commerciali, economiche, Però avrebbe anche rotto le però è scatole. fastidioso perché c'è una pace, un silenzio e c'è l'elicottero che continua a fare questi tour sopra, è piccolino ma fa un rumore per cento. Ma prima o poi la finirà la benzina, Dovrà atterrare, che cavolo. però noi siamo entrati già da mezz'ora e già da mezz'ora che gira. Vabbè. Però magari ha altri turisti poi da portare, quindi può darsi che ce lo portiamo dietro tutto il giorno. Questa è un po' una nota dolente. Scusate per l'audio, però non ne possiamo fare altrimenti. Ed eccoci qua, siamo arrivati sulla sommità del teatro, che era uno dei più importanti di tutta la Turchia e di tutto il Mediterraneo. Esatto. Il teatro di Hierapolis. Bellissimo, c'è stata una ricostruzione specialmente da parte del colonnato e devo dire che hanno fatto un buon lavoro, insomma. Lo notiamo anche un po' dal colore più chiaro, se ci fai Vero, caso. vero. È stato ristrutturato bene. È stato ristrutturato bene, più piccolo magari di quelli che abbiamo visto. Quello tipo, di Efeso infatti è più grande. è più grande, però è raccolto ma è molto scenografico, dà l'idea di essere molto più pendente e quindi con gli spalti molto più alti, almeno trovandosi da qua su. Poi oltretutto si vedono tutte le montagne innevate sullo sfondo, che ovviamente in GoPro non si vedranno, ma poi si intravedono le piscine fumanti. Di acqua termale. Bisogna dire che questi tizi qua avevano scelto praticamente le terme davanti casa, o meglio avevano costruito la casa vicino alle terme. Entrando abbiamo visto questi cartelli descrittivi scritti in italiano, cosa che è rara perché di solito sono in lingua turca ed inglese. Quindi ci è venuto il dubbio, abbiamo letto meglio e abbiamo visto che grazie alla missione archeologica italiana, in questo caso il presidente, il direttore, scusate, della missione italiana Francesco D'Andrea, perché sono stati proprio loro che hanno curato lo studio, hanno attivato importanti azioni per la conservazione e il restauro del monumento. Quindi un nostro vanto italiano, abbiamo messo, come si dice, lo zampino anche nel restauro di questo bellissimo teatro di Hierapolis. Pensate che grazie a questo restauro ci sono ancora a tutt'oggi eventi, spettacoli culturali che vengono proprio tenuti sul palco del bellissimo teatro. Ora percorriamo questa scala che è veramente è una roba allucinante, non potete capire quanto sia pendente, ma io preferisco fare gli scaloni grossi perché sono consumatissimi. sono consumatissimi E gli scaloni sono alti. Abbiamo una pendenza del 100%. Però si gode un bellissimo panorama e anche l'acustica, devo dire, è di primo ordine. Nel frattempo è arrivato anche un pullman di turisti e quindi ne approfittiamo prima che arrivino per fare tutte le foto di rito. Ci siamo spostati da quest'altra parte del teatro e guardate che panorama che si vede su tutta l'antica città di Hierapolis, veramente bellissimo e imponente. Bellissimo. Il nome Hierapolis significa città sacra. Gli antichi pensavano che fosse stata fondata dal dio Apollo. È conosciuta anche per le sue terme bianche di origine calcarea che sono laggiù in fondo, non so se si vedono. Queste terme si affacciano sulla cittadina di Pamukkale. Pamukkale, che significa proprio castello di cotone, è ben capibile visto che praticamente ci sono tutte queste vasche bianche di travertino, poi più tardi andremo a vederle. In antichità è stata abitata sia dai greci che dai romani, era in un punto strategico perché dominava la valle del fiume Lico che collegava praticamente l'Anatolia al Mediterraneo. Per la sua bellezza e la sua magnificenza è stata ovviamente insignita dall'UNESCO come patrimonio dal 1988. Che poi noi con il drone non possiamo volare, però loro con l'elicottero sì,
E che poi, detta tutta, con quel giocattolino mignon io non ci salirei, perché veramente sembra un giocattolino di quelli tascabili. Sono di quelli che si trasportano con i carrelli. Avete mai visto questi camper con l'elicottero al seguito? Uno di quelli. Visto che non si può volare con il drone, comunque noi voliamo con la nostra Insta360, che è una valida alternativa per i luoghi dove non possiamo volare. Esatto, però lui con l'elicottero può volare. È un grandissimo strumento, anch'esso lo trovate nel nostro negozio Amazon. Abbiamo appena percorso, ragazzi, la ricostruzione di quello che era il vecchio ponte, che purtroppo è andato distrutto. Questa strada veniva percorsa dai pellegrini e porta alla tomba e alla chiesa di San Filippo. Adesso percorriamo questa antica strada che ci porta dritti dritti alle vasche, quelle che sono poi il fiore all'occhiello di tutta Pamukkale. Così andiamo a vedere come si presentano ai nostri occhi. Fosse stata un'altra stagione, vi dico la verità, avremmo portato anche costumi e infradito e accappatoio e avremmo fatto il bel bagno, ma il problema è sicuramente l'acqua calda, perché la vediamo fumare, ma l'uscita poi. Ora c'è il sole, però saranno sempre 5-6 gradi. Sì. Effettivamente abbiamo visto anche delle persone che avevano una sacca con gli asciugamani, coraggiosi, eh? Andiamo a vedere. Stiamo scendendo verso le vasche, nel frattempo attraversiamo comunque un altro settore della città. Qui davanti a noi abbiamo il tempio di Apollo. Quello che pensavano fosse il fondatore di tutta la città di Hierapolis. La vedete anche voi quest'acqua che ribolle? Che fuma! Che fuma! Questa è veramente calda, dà l'idea di essere calda. Mamma mia! Pensate nell'antichità cosa doveva essere, che movimento che ci doveva essere qui intorno. Davvero, deve essere una gioia con questo freddolino farsi il bagno. Nel frattempo dietro cantano il richiamo alla preghiera. Perché è l'ora di pranzo. Sì, ma è proprio un'atmosfera. Strano che ti senti male? Che no, io infatti ho fame. Ah, ecco, perché ancora non mi aveva detto niente. Ho fame, ho fame. E il muezzin sta chiamando alla preghiera e abbiamo guardato l'orologio. È tipo infatti è l'ora di pranzo. È l'ora di pranzo, quindi mi preoccupavo, non stai bene oggi. No. Però volevo dire che c'è un'atmosfera veramente surreale, bellissima, una roba che ti leva il fiato. Qui troviamo anche una bella ricostruzione in 3D di come erano una volta. Pensate un po', i recenti scavi fra il 2011 e il 2014 hanno portato alla luce questo tempio che è praticamente di fatto recente. Era dedicato al dio Plutone e a sua moglie Proserpina. Il dio Plutone era il dio del sottosuolo, degli inferi, diciamo. Infatti proprio dagli inferi esce l'acqua bollente che fa le bolle. Guardate là.
Come avete visto dalle riprese, siamo entrati dentro l'antica piscina dove si può nuotare sulle antiche rovine. Sopra le colonne doriche, pensate un po'. Mamma mia, è bella. Nell'acqua super bollente, perché C'era fuma. in effetti un bel po' di gente. Quindi se vi interessa e venite a visitare Hierapolis, portatevi la borsa, ripeto, con l'accappatoio, le ciabatte, il costume. Ci sono dei comodi armadietti per riporre le vostre cose e ovviamente questo è un ingresso a parte, anche se il costo del biglietto è già abbastanza insomma oneroso, però l'ingresso a queste piscine ha un costo a parte di 200 lire a persona. Se volete mangiare qui dentro ci vogliono 500 lire, quindi per un menù qualunque, che sono altre 15 euro. Quindi sì, fatevi due conti. Noi ci siamo portati da mangiare. Esatto, cioè da Charlie. non è un vero e proprio ristorante, c'è una sorta di paninoteca che fa tipo McDonald's, piatti caldi. Sì, non è un McDonald's, fa hamburger, piatti caldi, però insomma un menù con hamburger e patate, 500 lire è veramente tanto, sono 15 euro. Soprattutto se siete 3-4 persone. Esatto, quindi visto che insomma sono consentite le borse, ve le controllano all'ingresso, ma si possono portare. Noi ci siamo portati il pranzo, almeno risparmiamo su quello. No, è giusto darvi anche qualche nota sotto Esatto. questo aspetto. Ed eccole qui le famose terrazze, tutte le Che piscine. meraviglia. Ora le andiamo a scoprire, Veniamo alle cose serie, finalmente si mangia ragazzi, si mangia. Ci siamo fatti dei panini crociati con dentro la frittata e del pomodoro. Poi abbiamo una bella insalatina con pomodori, praticamente pane e pomodoro, pane crociato anche questo. E quindi finalmente si mangia perché c'è una fame che svengo. Poi dopo vi raccontiamo di più di queste vasche. Abbiamo mangiato, ora facciamo due foto, facciamo una passeggiata qui intorno a queste vasche e poi vi diamo delle informazioni a riguardo. Ci siamo spostati in quest'altra zona con queste vasche di travertino, ma se avete notato sia queste vasche che quelle precedenti sono in realtà semivuote. Solamente alcune vasche che abbiamo visto prima, dove camminavano quei ragazzi all'interno, erano piene d'acqua, ma tutte le altre sono effettivamente vuote. Oltre ad essere vuote sono anche parecchio scure. Vedete, queste qui sono molto nere, annerite, e questa cosa un po' ci ha colpito perché noi siamo abituati a vedere queste fotografie di Pamukkale dove vedete tutte queste mega vasche tutte allagate, diciamo. Anche photoshoppate con dei colori allucinanti. Sicuramente al tramonto sono bellissime, ma c'è una storia che dovete sapere e che ora vi raccontiamo dietro a questa cosa. Di fatto è un po' deludente sotto questo aspetto. Noi siamo rimasti male perché siamo venuti a conoscenza di questa storia e ovviamente purtroppo in conseguenza di questa storia ci rimaniamo male, sempre per la scelleratezza umana, per la deficienza umana, proprio lasciatemi dire questo termine, perché veramente ha causato poi questo problema a queste vasche. Nel corso del XX secolo, purtroppo, e aggiungo purtroppo, molti hotel, per attrarre i turisti e quindi per farne denaro, furono costruiti sopra le rovine di Hierapolis. Pensate un po', deturpando anche parte delle rovine stesse. Furono create delle vasche, delle piscine artificiali adiacenti a questi hotel, dove venne incanalata l'acqua calda, ovviamente sulfurea, che sgorga dal terreno, per allietare gli ospiti degli hotel. Gli scarichi di queste piscine purtroppo immisero, riversarono le acque reflue direttamente sul sito stesso. Questo per molti anni, contribuendo così in maniera determinante all'inscurimento e di fatto alla deturpazione di parte di queste vasche calcaree. La deturpazione fu a 360 gradi, pensate un po', fu anche permesso di costruire una strada asfaltata che attraversava l'interno del sito
per poter agevolare il transito con i veicoli dei turisti. In più fu anche concesso, come se non bastasse, di lavarsi all'interno delle vasche dove si riversava appunto quest'acqua calda con prodotti, quindi detergenti di origine industriale, che aggravarono tantissimo la situazione, rovinando ancora una volta quello che è l'equilibrio così precario di questa superficie calcarea. Fortunatamente è intervenuta l'UNESCO, che ha predisposto, grazie al cielo lo sottolineo, un piano di recupero per queste vasche e per il sito stesso. Gli hotel sono stati demoliti interamente, infatti oggi non ne troviamo traccia. La strada che vi dicevo è stata chiusa e è stato predisposto anche un piano di recupero per queste vasche, ovvero non ci possiamo più fare il bagno, c'è solo una piccola zona dove è consentito entrare soltanto a piedi nudi, proprio perché il piede diciamo nudo non arreca problemi al travertino, e in tutto il resto dell'area non è consentito entrare né con le scarpe, ci sono tanto di guardiani che vigilano. Ritornando al discorso di prima, perché vengono lasciate vuote? Perché hanno visto che lasciando le vasche vuote dall'acqua per diverse ore al giorno sotto il sole c'è una tendenza a sbiancarsi. Quindi, sempre per il piano di recupero che vi dicevo poc'anzi, si cerca di, lasciandole al sole, di recuperare quello che è il bianco originario del travertino. È proprio per questo motivo che le vasche sono lasciate per molte ore al giorno senza acqua, oppure fanno diciamo degli interventi di immissione acqua in particolari fasce del giorno e poi la tolgono nuovamente. Abbiamo anche letto che grazie a questi interventi il sito e soprattutto le vasche calcaree stanno lentamente tornando al loro bianco splendore di un tempo. Ecco quindi spiegato il motivo per cui queste vasche si presentano in questa maniera. Noi siamo senza parole di fronte a tutto questo, Sì. però siamo ben speranzosi che possano riacquistare, come ha già detto Marta, il loro antico splendore, e quindi speriamo che negli anni a venire questo luogo sia sempre più bello e accogliente. E che l'essere umano impari da queste lezioni, diciamo, perché tutto quello che è creato dalla natura si può perdere con estrema facilità, purtroppo. Soprattutto quando abbiamo un ecosistema così fragile e prezioso e delicato. Comunque ora proseguiamo il giro, andiamo a vedere tutte le altre vasche. Sicuramente ci saranno delle vasche, come detto, con un po' d'acqua, ma la maggior parte purtroppo si presentano in questo modo. Purtroppo non è come vi fanno credere e come vedete sui siti. Se mettete su Google Pamukkale e le vasche di calcare vi appaiono delle foto meravigliose. Magari qualche foto, se riusciamo, ve le possiamo inserire e capirete che insomma c'è differenza con la realtà. Quindi non vogliamo dire che sia tutto terribile, però insomma diffidate sempre da quello che vi mostrano. L'unico consiglio è veniteci di persona e vedrete con i vostri occhi. Sì, perché comunque meritano e sono meravigliose e spettacolari. Qui si vede molto chiaramente la mancanza dell'acqua ed è un vero peccato, perché queste sono le vasche tra le più famose, quelle che si vedono in tutte le fotografie che girano in rete, e sono tutte vuote. Anche da quest'altra parte sono tutte vuote. Queste sono altre vasche molto famose in tutte le foto che si vedono su internet, che come ben vedete sono completamente vuote. Prima vi abbiamo mostrato subito quelle due vasche con l'acqua, ma mai ci saremmo aspettati di trovare una situazione di questo genere. È incredibile, perché poi quest'area è gigantesca ed è tutta completamente vuota, senza acqua. Allora, che dici? Ho finito le parole. Facciamo giusto qualche foto. Peccato, ragazzi. Qui si vedono benissimo tutte queste macchie nere. Qui siamo giunti alla fine di questa passerella pedonale. Da qui vediamo altre vasche, ovviamente vuote, e lì le uniche vasche con l'acqua piene di turisti che vanno a farsi le foto, come abbiamo fatto anche noi prima, perché comunque una foto ricordo con l'acqua. Sì, ma ce ne sono due di vasche piene, purtroppo. Ci sono poi due pozze dove in teoria si dovrebbe poter fare la foto al tramonto, però bisogna vedere quanta gente poi ci sarà e se saranno facilmente raggiungibili, vedremo. Noi abbiamo ancora tanto da esplorare e quindi ora continuiamo il nostro
percorso. Comunque la natura top, ragazzi. Bellissimo. Ha fatto un bellissimo lavoro. Un L'essere luogo umano magico. meno, No, molto l'essere meno. umano va bacchettato. Va estinto. Va estinto, sì. Sì. Quella che vedete in fondo è la cittadina di Pamukkale. Quello è il laghetto dove c'erano tutte le papere, le oche che abbiamo visto stamattina. Dal laghetto si apre un ingresso che permette alle persone di risalire lungo quel percorso. Infatti vedete, sembra quasi una pista da sci in mezzo alla neve. C'è tutta la gente che può fare quel pezzo di travertino fino ad arrivare in cima, attraversando le uniche vasche con un po' d'acqua. Ovviamente lì si deve camminare assolutamente a piedi scalzi, non è permesso camminare con gli scarponi per preservare appunto il territorio. Nemmeno le ciabatte, nessun tipo di calzatura. Ragazzi, l'abbiamo fatto, siamo entrati nell'acqua calda a piedi nudi, ovviamente. Dobbiamo... È calda, eh? Sì, è calda veramente, Mamma lo dico mia, anch'io. che bellezza. Scusateci se non vi guardiamo in faccia, ma è scivolosissimo, dobbiamo guardare per terra. È tutta in discesa, infatti ecco la signora davanti a me, specialmente dove c'è questo muschietto, Sì. si scivola e quindi andiamo cauti. Guardate dietro di noi tutte le persone che si stanno a levare le scarpe per entrare in acqua. Siamo in un equilibrio molto instabile. Oddio, per la signora scivola. Come si sta? Come un papa, anzi come una papessa. No, si sta bene. Qui nel canale l'acqua è molto calda, si sta bene. Ovviamente qui è un delirio perché tutte le persone sono concentrate in quest'unica pozza. Che si deve fare? Che si deve fare? Ma dove vi portano i tickets, ragazzi? Dove vi portano? Questo è un altro, Come vedete qui è un Luna Park, elicotteri, gente con le ali che vanno a fare tutti i giri, è un Luna Park. Spose, abbiamo visto di tutto, persone con i vestiti sgargianti che si stanno facendo uno shooting fotografico. Un Luna Park è la parola adatta. Là c'è anche il fotografo ufficiale che fa le foto alle persone con le ali. È un po' doloroso camminare su questo. Bisogna stare attenti a dove si mettono i piedi. Guardate Marta dove è entrata. Ma non è calda però, Non è calda? No, è tiepida. Ma loro che si fanno le foto con le ali. Ma io ero vado a matti, veramente. Lì c'è un po' di acqua che sgorga, vedete? Magari lì è più calda. C'è da dire che è molto difficile camminare. Mi si è infilato un sasso. È doloroso. È dolorosissimo. E nel frattempo dietro di noi si sono alzate al cielo altre 3 mongolfiere. Wow, che bellezza. Finiamo per Benino i piedini e Qui poi... è calda perché arriva da lì, fallo vedere. Qui è caldissima, è caldissimissima. Che goduria, che goduria. Lasciatemi qui. Ora andiamo a visitare l'ultima parte che ci manca con le antiche rovine e percorriamo questa passerella di legno che costeggia queste vasche che sono piene. Fanno anche un bel calore, sì, vero? Le prime queste qui sì, perché arriva proprio dalla sorgente che passa sotto il terreno. Quelle un po' più lontane no, purtroppo non sono piene d'acqua. Però qui è bellissimo e dà un po' l'idea di come possano essere tutte le vasche se fossero piene. Lì c'è un mulinello d'acqua termale, guardate che bellezza, non so se si vede.
Hai visto? Il fumo delle vasche si avvolge col vento in un mulinello e fa un gioco bellissimo. Si vede tutta l'acqua evaporare, guarda qua. Qui ragazzi abbiamo trovato una zona dove ci sono un po' di vasche piene e là dietro sta per decollare una mongolfiera. Wow! Surreale. Ma io stavo guardando una famiglia di deficienti, scusate il termine e lo ridico, deficienti, che sono entrati nella zona vietata, una famigliola per farsi la foto, mamma, padre e 3 figlioli. Bell'insegnamento gli danno ai figlioli, tutti con le scarpe, e sono andati lì per farsi il selfie, rovinando le vasche di travertino. Io, scusate, si chiude la vena, e il guardiano c'era fino a pochi minuti fa, ora non c'è nessuno, perché ovviamente hanno un'area da pattugliare. In questo momento non c'è nessuno e loro stanno camminando indisturbati sopra le vasche con le scarpe, ovviamente. Quindi io, come non si possa, c'è scritto in tutte le lingue, c'ho cartelli da tutte le parti. Veramente, ma dove si vuole andare con le migliorie per il pianeta se la gente non arriva a capire queste cose? Guardate cosa si apre dietro di noi, qui c'è un'altra città, è gigantesca. Ora facciamo 2 passi per queste rovine e vi mostriamo le sue bellezze. È stupendo ragazzi. Questa che stiamo attraversando ora era la vecchia latrina. Zero commenti, Zero commenti. Come vedete dal cartello stiamo attraversando l'antica Agora. Dopo i vecchi bagni riconvertiti poi in basilica, stiamo attraversando una zona piena di tombe. Attraversiamo quindi tutta la necropoli con il sole che inizia a tramontare e poi torneremo alle vasche a goderci lo spettacolo di questo tramonto. Qui ci sono queste tombe che sono veramente incredibili. Qui c'è anche il cunicolo
volendo ci si può entrare dentro. Mamma mia. Io non mi ci infilerei. Ma io ci rimango castrato. Infilo la GoPro, sicuramente non si vede nulla. Vediamo cosa si vede. Praticamente questa è la porticina d'ingresso, c'erano 3 scalini, si andava in una piccola camera d'ingresso e poi si entrava nelle 2 camere principali vere e proprie della tomba. Lì si vede appena all'ingresso. Vabbè, questa è più grande in effetti. Poi c'è la pietra che hanno lasciato di traverso. Io non mi avventuro oltre. Qui ragazzi finisce la necropoli e si arriva all'ingresso nord. Noi però abbiamo il buonissimo nostro amico Charlie che ci attende nel parcheggio sud, quindi è da tutt'altra parte. Mi tocca rifare tutta la città a ritroso. Esatto, siamo arrivati quindi al capolinea dalla parte di qua. Come diceva Fede, ce la rifacciamo a piedi, però prima c'è il panorama con il tramonto delle vasche.